Ciao a tutti, allora per cominciare questo progetto abbiamo bisogno del cotone nero, del cotone rosso, del cotone bianco, del cotone beige o color carne o anche rosa a seconda di quello che vi piace di più, un filato laminato d'oro, d'argento, è opzionale, volendo questo lo useremo per fare una decorazione, quindi si può usare anche il cotone bianco volendo in contrasto, però a me piaceva l'idea di metterci un tocco d'oro e quindi ho scelto quello d'oro. Un pochino di imbottitura, un uncinetto numero 3, delle forbici e l'ago da lana. Cominciamo subito, anche se la luce oggi non è delle migliori. Ok, partiamo col nostro finto cerchio magico, quindi vado a fare 1, 2, 3, 4 catenelle, entro nella prima che ho fatto e faccio una maglia bassissima. E ho fatto il mio finto cerchio magico. A questo punto entro nel cerchio, mi porto dietro anche il cappietto e vado a fare 6 maglie basse dentro al cerchio, quindi una, 2, vedete che sono dentro all'anellino che ho fatto con le catenelle, 3, 4, 5 e 6. Entro, qua è un po' difficile da vedere, entro nella prima catenella che ho fatto, nella prima maglia bassa, scusate, che ho fatto, carico e faccio una maglia bassissima, quindi senza caricare di nuovo il filo. Tiro un po' in modo da chiudere il buchino centrale e di nuovo non faccio la catenella di partenza, ma faccio una catenella di partenza e vado a fare aumenti in ogni maglia, quindi vuol dire 2 maglie basse dentro ciascuna maglia, per un totale di 12, quindi siamo partiti da 6, arriviamo a 12. Una. Mi sa che con questo filato nero non vedo un tubo con sta luce. Ricominciamo, faccio una catenella, 2 maglie basse nella stessa maglia, ecco, adesso ho preso il punto meglio e di nuovo 2 maglie basse nella maglia successiva e così per tutto il giro, quindi 2 maglie basse in ciascuna maglia. Purtroppo il nero, lo so che voi mi dite sempre di non fare i video col nero, ma in questo progetto non potevo assolutamente usare un colore diverso perché appunto è fondamentale, perché è classico del soldatino avere il casco nero, quindi purtroppo va così. Comunque contiamo e facciamo le nostre 12 maglie basse, quindi 2 maglie basse dentro ciascuna maglia. Arrivata alla fine entro nella catenella che ho fatto all'inizio e faccio la mia maglia bassissima. Ancora una volta faccio un ultimo giro di aumenti, quindi una catenella, dentro lo stesso spazio un'altra maglia bassa, ho fatto l'aumento. Nella maglia successiva faccio una sola maglia bassa, nella maglia successiva ancora 2 maglie basse, quindi l'aumento, nella maglia successiva una maglia bassa e continuo così alternando un aumento, quindi 2 maglie basse in una maglia, a una maglia bassa normale. Continuo così in modo da passare da 12 maglie di base a 18, perché appunto aggiungo 6 maglie. E 2 e l'ultima. Una volta arrivata alla fine, di nuovo maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto abbiamo finito
i nostri aumenti. Quindi da qui in poi non lavoreremo più chiudendo la maglia bassissima, facendo la catenella, alzando la riga, ma lavoreremo in circolare, quindi senza mai cambiare riga. E lo faremo semplicemente entrando nella maglia successiva e facendo una maglia bassa in ciascun punto, senza più fermarvi, cioè voi non vi preoccupate più di nulla, semplicemente avete una maglia bassa sotto, fateci una maglia bassa sopra, semplicemente, senza fermarsi più, senza porsi il problema di è finita la riga, non è finita la riga, perché tanto stiamo lavorando in circolare. E continuiamo in questo modo fino a che non avremo raggiunto circa 2 cm di altezza. Volendo potete mettere un segnapunti dove avete iniziato a lavorare in circolare e da lì contare le righe, però in questo caso, perché di solito appunto con gli amigurumi per esempio si fa così, in questo caso la lavorazione è talmente semplice, talmente lineare che secondo me anche andando con i centimetri si riesce benissimo a fare. Ok, una volta arrivati ai nostri circa 2 cm di altezza, vado a fare una maglia bassissima nella maglia successiva all'ultima che ho fatto e posso tagliare il filo. Whip. Faccio la mia ultima maglia così per fermarlo. Ecco, e invece l'ho perso. Oh signora. Ok, una. Ecco. E vado a cambiare colore con il bianco. Quindi mi faccio il mio cappietto come al solito. Così. Prendo. Io di solito faccio qualche punto prima, cioè faccio un po' prima del cambio di dove ho tagliato il codino, perché così ho lo spazio per inglobare il codino di quello che sto attaccando e poi per inglobare quello che invece ho lasciato indietro. Quindi mi attacco qua. In questo modo metto il cappietto, lo faccio passare così, una catenella, semplicemente maglia bassa in ciascun punto, inglobo, vedete, il codino di attaccatura, in modo che poi me lo dimentico, non devo tagliare niente, tra l'altro lo spostiamo poi dentro lo spazio imbottito e chiuso, così più sicuro di così non ce n'è. E dopodiché, una volta che sono arrivata al codino di chiusura del colore precedente, lascio quello bianco e inizio a inglobare quello nero. In questo modo. Ok. E proseguo come abbiamo fatto finora, facendo sempre maglie basse. Il principio sarà sempre quello di prima, quindi poi non mi rialzo quando arrivo alla catenella che ho fatto per alzare il lavoro, per iniziare il giro bianco, diciamo, ma semplicemente proseguo come se nulla fosse. Adesso ci avviciniamo e ve lo faccio vedere. Ok, vedete, sono arrivata al punto in cui ho iniziato senza nessun problema, entro direttamente qua e faccio la mia maglia bassa e ricomincio a lavorare in spirale esattamente come abbiamo fatto col nero. Questa parte bianca la facciamo un po' più alta della base nera, quindi io starei sui 3 cm e mezzo, 4. Quindi proseguiamo. Eccoci qua, ho finito la parte bianca, faccio la mia maglia bassissima
di nuovo e taglio il filo e chiudo in questo modo. A questo punto passo al rosso e faccio una riga di rosso, così il mio cappietto, mi infilo, ups, mi è scappato, ok, e lo faccio passare, catenella, e vado a fare una riga di rosso, quindi iniziamo la camicia, la parte della camicia. Il metodo è sempre lo stesso, la variazione si ha solo nella lunghezza delle fasce. Quindi noi adesso andiamo a fare un pezzettino di camicia con una riga e basta, poi faremo la cintura. Proseguiamo in questo modo, pian piano appunto sto fermando tutti i filetti, così poi sarà bello che finito senza dover fare ulteriori rifiniture. Tanto lo metto dentro così. Arrivati qua sì, essendo che dobbiamo fare solo una riga, entro nella catenella che ho fatto all'inizio del giro e faccio una maglia bassissima, come si fa di solito lavorando in riga. Cambio subito colore e andiamo a fare la cintura col nostro nero. Quindi prendo un altro pezzettino di nero, faccio il mio cappietto, così, mi aggancio e andiamo a fare una riga di nero. Creerà una specie di effetto zigzag, che è assolutamente l'effetto che vogliamo, perché deve dare proprio l'effetto di una cintura che si innesta dentro alla camicia. Quindi come abbiamo fatto prima, una riga di nero. Esattamente come per la riga rossa, essendo che è una sola riga, entro nella catenella che ho fatto all'inizio e faccio la mia maglia bassissima. Taglio il filo e a questo punto ricomincio con il filo rosso e faccio altri 3 centimetri di filo rosso, quindi di base rossa. Di nuovo faccio il mio cappietto e questa volta ricomincerò a lavorare in circolo e non più a righe. Mi attacco e ricomincio con la mia fascia rossa. Ok, una volta arrivate a circa 4 cm della parte rossa dopo la cintura, possiamo tagliare. Ok, e in questo momento facciamo la nostra maglia bassissima e chiudiamo. E in questo momento ci fermiamo un attimo con la prosecuzione, diciamo, a cilindro e andiamo a fare la decorazione del corpo, quindi andremo a cucire molto semplicemente una X sul nostro corpicino. Quindi prendo il mio filato d'oro che si disfa tutto, prendo un bel pezzo. Questo qua arriva direttamente dalla scorta di Natale di nonna Mami. Per chi non sapesse, vi risparmio la fatica di inserire il filo qua dentro, quindi taglio un attimo. Dicevo, per chi non sapesse la storia di nonna Mami, del nome del canale, c'è il video, diciamo in alto, in sovraimpressione, nella pagina principale del canale YouTube. Quindi abbiamo il nostro filo, partiamo, lo fermiamo giusto un attimino
all'inizio. Dobbiamo fare una X, quindi una cosa molto semplice, non è che bisogna essere esperti di cucito, quindi lo fermiamo un attimino qua, il nostro aghetto con un nodino, tanto poi le code le nascondiamo dentro. In questo modo. Ecco, questo filato qua è molto scivoloso, ok, e andiamo a fare semplicemente la nostra X, quindi vado dall'altro capo e riesco da dove sono entrata in questo modo. E facciamo 2 giri, giusto per dare un po' più di corpo alla nostra X. Tiriamo un po'. Deve essere tirata, ma non troppo, che se no si piega. E di nuovo così. A questo punto passiamo da dentro, andiamo dalla parte opposta, quindi usciamo da qua, ok, e facciamo la diagonale opposta della nostra X. Molto 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 semplice. Uno, e 2. Così. Ecco fatto. A questo punto gli facciamo un giro di chiusura si è anche disfatto il nodo perché questo filato qua è veramente molto scivoloso, e da dentro col nostro uncinetto facciamo rientrare tutte le codine, una, magari mettendo a fuoco, e 2. In questo modo nascondiamo tutti i nostri piccoli segreti. Ecco, tiriamo bene e la nostra X è fatta. A questo punto possiamo passare alla testa dell'omino. Il principio è sempre quello che abbiamo visto finora, quindi abbiamo il nostro, io ho usato questo color beige carne, ma potete usare un rosa pallido, un rosa anche più rosa, diciamo acceso, quello che più vi piace quando di solito fate le facce delle bambole o degli amigurumi, insomma, quello che preferite. A me piace sempre questo tono un po' pastello, delicato, che poi è anche più vicino a quella che è la carnagione umana, diciamo. Andiamo a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto finora su tutti gli altri, sulla lavorazione, diciamo, cilindrica. E proseguiamo più o meno alla stessa altezza di questo qua nero, quindi circa 2 cm, 2 cm e mezzo. Di nuovo, finita la parte della faccia, tagliamo il filo, maglia bassissima e via. A questo punto ci fermiamo di nuovo un attimo col lavoro circolare e facciamo gli occhietti. Quindi il nostro ago col filo nero più o meno a metà
entriamo, è una metà diciamo leggermente alta, entriamo in questo modo e facciamo un po' di ripassate in modo da creare l'occhietto. Qua ci sono fili che non c'entrano nulla. E facciamo 2 o 3 volte, ecco, stando attenti a non prendere dentro la X come ho appena fatto io. E facciamo i nostri occhiettini. Dopodiché entriamo, ci spostiamo di 1, 2, 3 catenelle, quindi 3 maglie, scusate, ecco da dentro, e facciamo la stessa cosa. Quindi prendiamo bene la stessa riga dell'altro occhio e facciamo lo stesso numero di passate che abbiamo fatto dall'altra parte, in modo che lo spessore sia lo stesso. Ancora una. E se decide a passare, ok, e ecco fatto. A questo punto fermo il mio filo, faccio rientrare con l'uncinetto qua la codina di attacco, ok, e faccio un nodino così siamo sicuri tra le 2 codine che non si disfa nulla, insomma. Ecco qua. A questo punto possiamo tagliare e finiamo con il nostro cappello. Quindi andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto adesso con il colore nero, quindi finiamo di nuovo col nero, mettiamo bene tutte dentro le codine così non ci danno fastidio, ci attacchiamo in questo modo e andremo a fare 2 centimetri di nero, dopodiché dovremo diminuire, iniziare innanzitutto a riempire il nostro pupazzetto con l'imbottitura e poi andare a fare le diminuzioni di chiusura. Quindi intanto facciamo un paio di centimetri di nero, che è il nostro cappello. Ok, una volta fatti un paio di centimetri col nero, andiamo a andare in chiusura, diciamo, del lavoro. Quindi andiamo a fare per 6 volte una maglia bassa e una diminuzione. Quindi faccio una maglia bassa normale e una diminuzione. Come si fa la diminuzione in maglia bassa? Entro come per fare la maglia bassa normale, carico, tiro fuori. Invece che chiudere normalmente, entro in quella successiva, carico, tiro fuori. Ho 3 asole sull'uncinetto, carico il filo, chiudo tutto in una volta. Di nuovo una maglia bassa normale, in quella successiva diminuzione, quindi entro in una, tiro fuori, entro in quella successiva, tiro fuori, 3 asole sull'uncinetto, carico e tiro su tutto. E faccio 6 volte, quindi 2 le ho fatte, questa è la terza, quattro,
5 e 6. Ecco. Ultima diminuzione. A questo punto lascio una coda molto lunga, faccio la mia maglia bassissima di chiusura e vado a inserire l'imbottitura, quindi piano piano, anche con l'aiuto di un uncinetto di quelli che non hanno come questo qua la gommina, perché sennò si incastra ovunque, ma pian piano andiamo a inserire l'imbottitura. Non l'abbiamo fatto prima perché dovendo poi cucire, se metti l'imbottitura prima è un po' rognoso, nel senso che non è, rischi di incastrarti col lago, ed essendo comunque queste forme cilindriche abbastanza semplice si può fare anche alla fine. Se invece fosse stata una forma un po' più contorta era meglio imbottirla di volta in volta. Quindi proseguo a imbottire il mio soldatino. Una volta infilato e imbottito bene tutto il nostro soldatino, ho attaccato l'ago e semplicemente entriamo e usciamo da ogni maglia, andando quindi a creare questa sorta di cordino in mezzo alle maglie che andremo poi a stringere per chiudere il lavoro. Non facciamo, diciamo, la diminuzione totale con l'uncinetto, perché facendo così a volte si vede un po' una forma strana, mentre fatta in questo modo si chiude un pochino meglio. Ecco, andiamo a stringere e andiamo quindi a chiuderlo facendo un po' di nodini. Okay. Una volta chiuso, tagliamo il filo, lo nascondiamo col nostro uncinetto, quindi lo prendiamo qua e lo facciamo passare, e possiamo tagliare anche questo filo qua. Per quanto riguarda il cappietto, diciamo per appenderlo, possiamo prendere un filo così, lo pieghiamo a metà in questo modo, entriamo con l'uncinetto così proprio a metà del cappuccio, agganciamo, facciamo passare in questo modo, carico entrambi i fili e faccio come per fare una maglia bassa e chiudo, e ho il mio gancetto. Poi qua faccio il mio nodino a seconda di quanto vogliamo farlo lungo, ok, ed ecco fatto il nostro soldatino schiaccianoci da appendere all'albero di Natale, o come chiudipacco o come segnaposto, insomma si può fare. Infatti se non mettete il gancio si può anche mettere come segnaposto sul piatto, insomma si può utilizzare in 1000 modi diversi. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo tutorial, qualsiasi domanda abbiate scrivetemela che vi risponderò e cercherò di essere il più utile possibile. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video, e per chi vuole c'è la possibilità di abbonarsi a €1 al mese, €1,90 al mese,
E diciamo questo, oltre che a mostrare il supporto al canale, vi dà anche alcuni vantaggi, tra cui la priorità nei suggerimenti, sia nei commenti sia nei suggerimenti, per proporre nuove tutorial o nuove spiegazioni. Come sempre, grazie e ciao!